L'etimologia studia l'origine delle parole e l'origine delle parole è molto interessante per verificare che cosa nascondono davvero le parole. Uno di questi esempi è la parola francese banlieue, che significa periferia. In realtà il termine tecnico di banlieue significherebbe spazio amministrato, ma l'etimologia ci spiega invece che banlieue è è una derivazione del verbo abandonner, cioè donare, lasciare al bando. Quindi bando è la stessa radice di bandito, ha la stessa radice di bannare, qualcuno che è cancellato, che è messo fuori. Quindi banlieue significa luogo esterno, luogo rifiutato. Faccio tutta questa lunga spiegazione per spiegare perché i francesi, usando questo termine banlieue, in realtà indicano una specie di ghetto, un ghetto moderno, con grandi palazzi, persino con viali, persino con alberi, persino con giardini, ma effettivamente e realmente un ghetto moderno in cui generalmente finiscono i diseredati. E la banlieue è la protagonista assoluta del film Les Misérables di Ladi Lee, che è un regista del Mali di 42 anni e che ha vinto tutto quello che si poteva vincere con questo film. Ha vinto il Festival di Cannes, il Gran Premio della giuria, ha vinto 4 César, che sarebbe l'Oscar francese, è candidato all'Oscar, è candidato al Golden Globe, quindi è un film. Perché questo film è così importante? Perché questo film ha avuto così successo? In realtà il titolo Les Misérables, I Miserabili, è quello stesso del famoso romanzo di Victor Hugo, I Miserabili. Ma qui di Victor Hugo c'è ben poco. C'è però un elemento importante, il quartiere, Montfermeil, l'antica per i Galli montagna fortificata nei pressi di Parigi, ed è una situazione in cui si è venuta a creare questa, cioè è stata costruita questa banlieue, questa periferia. Montfermeil, come nel romanzo, è il quartiere dei Thénardier, che sono i protagonisti cattivi del romanzo. I Thénardier, Victor Hugo li definisce le anime gambero che indietreggiano sempre di più verso le tenebre, quindi potete pensare. E probabilmente quando il regista ha scelto questo titolo ha tenuto presente forse il romanzo di Hugo, perché c'è anche un altro parallelo con il romanzo. Anche qui il protagonista è un bambino, come in una parte dei Miserabili è protagonista un monello chiamato Gavroche, e qui il bambino che è protagonista si chiama Issa. Ma ci sono anche nel romanzo di Hugo c'è anche un terribile poliziotto che si chiama Javet, inesorabile, e qui ci sono per protagonisti 3 poliziotti. I paralleli finiscono qui, perché mentre Javet è implacabile e deciso, i nostri 3 poliziotti sono il poliziotto buono, il poliziotto cattivo e c'è un poliziotto medio. Il poliziotto buono è interpretato da Damien Bonnard, che ricordiamo nel film anche di Dunkirk di Nolan, e il poliziotto cattivo, che si chiama Chris nel film, è uno splendido Alex Manenti, che ha preso un premio, ha preso un César per la sua interpretazione. E il terzo poliziotto si chiama Zonda ed è un ragazzo di colore molto particolare e molto suggestivo, ed è il poliziotto che sta a metà, ed è proprio la situazione che accade nel film, dove noi non sappiamo mai come collocare i personaggi, perché dei 3 poliziotti, il poliziotto buono che combatte per salvare i bambini, in realtà è lui il bambino, in realtà è lui l'ingenuo che non conosce esattamente com'è la terribile legge della banlieue e come ci si adatta a questo, mentre Chris, che conosce la banlieue, è anche troppo cattivo, è anche troppo deciso, è anche troppo violento, e non a caso la sua violenza richiama proprio la violenza che c'è stata negli Stati Uniti con lo scontro fra i poliziotti bianchi e gli afroamericani, e anche qui c'è di nuovo sotterranea, costante, una tensione razziale. La cosa interessante però è anche un'altra, che noi fra questi poliziotti e lo scontro
con gli abitanti della Ballier, in realtà ha un illustrissimo precedente ed è un film del 1995 che si intitola L'Ain, l'odio, ed è un film di Mathieu Kossovitz, il quale anche lui ha vinto a Cannes il Gran Premio della giuria, e anche lui ha vinto tre César, anche lui ha avuto una grande fortuna momentanea, ma poi, cosa che non auguriamo a Lady, si è perduto perché ha fatto degli altri film che non sono andati così bene o che non hanno colpito l'immaginario come appunto questo film L'Odio. E proprio il nostro film I Miserabili sembra la continuazione di quello, addirittura ha lo stesso tipo di finale, addirittura c'ha un ribaltamento costante, mentre nell'Odio sono tre disperati con uno splendido Vincent Cassel nel fare proprio il truce di Borgata, come diremo noi italiani. E la cosa interessante è proprio questi tre ragazzi di cui che sono tre emarginati, uno di colore, un altro mezzo arabo, il terzo ebreo, e quindi anche lui che si sente un emarginato, combattono, soprattutto uno, Vincent Cassel, combattono contro i simboli del potere, che in questo caso sono i poliziotti, pièce li chiamano, va bene? E anche qui noi abbiamo, anche nelle Misérables, abbiamo lo stesso, una situazione ribaltata però in questo caso. In questo caso sono i tre poliziotti che vagano nella periferia cercando di fare qualcosa di giusto e molto spesso fanno qualcosa di sbagliato. E questo è il problema e il dramma che accade sempre in queste situazioni emarginate, dove non si sa mai da che parte è la giustizia e da che parte è l'ingiustizia, perché in realtà la situazione è una situazione di compromesso, è come se si cercasse sempre un equilibrio costante fra, diciamo così, le forze della disperazione, della rabbia, che quindi tendono per sopravvivere a essere più o meno contro la legge, e le forze della legge e dell'ordine che un po' reprimono, un po' cercano di correggere, un po' cercano di difendere una società da queste spinte che vengono avanti. I tre protagonisti dell'Odio vagano per la periferia e per il centro di Parigi, per la città, esattamente come vagava a Bout de Souffle Jean-Paul Belmondo sul film di Godard. E anche qui nei Miserabili sono i nostri tre poliziotti che vagano nella periferia, nella Ballier, con lo stesso modo di andare alla deriva, senza avere un'idea precisa, cercando di reprimere, di combattere, di correggere, di dirigere, ma si sente che non c'è un intento preciso, ma solo quello di contenere, solo quello di cercare di riparare, mentre tutto intorno la Ballier ribolle di crimini, ribolle di traffici, ribolle di movimenti, di situazioni, ribolle di vita. Va bene? E i tre poliziotti sono fuori da questa vita, sono ai margini loro, cioè loro che dovrebbero praticamente rappresentare il potere, in realtà sono ai margini di questo potere. Ma la Ballier vive anche di questa grande ipocrisia, perché è messa fuori ed è messa, i suoi abitanti quindi sono messi fuori, come messi in un pollaio lontano, e sono messi fuori dalla grande metropoli, dalla città, che in realtà la città rappresenta il luogo delle occasioni, le occasioni di lavoro, le occasioni sociali, le occasioni culturali, le occasioni di divertimento. Tutto questo non c'è, mentre nell'Odio i tre vagabondi riuscivano, vagabondi per dire, i tre ragazzi riuscivano ad arrivare persino a Parigi, qui nessuno si muove, qui si rimane rintanati nella zona dei Miserabili, a Montfermeil, come se fosse l'unico punto del mondo. E qui protagonista, come il nostro protagonista, che è questo poliziotto che si chiama Stéphane e che in realtà è un bambino ingenuo rispetto a questo mondo, nonostante che sia un poliziotto, nonostante che sia un ispettore, ma non si rende conto di questo mondo intorno. I bambini veri, i bambini che sono a Montfermeil oggi, delle Misérables, non sono affatto ingenui. E il protagonista di questi bambini è Issa, uno stupendo e straordinario piccolo attore che si chiama proprio Issa, ed è questo Issa con la sua banda a essere praticamente, a dare l'indicazione di quello che potrà essere la Ballier se non c'è una possibilità di sviluppo e di soluzione. Già Victor Hugo aveva avvertito questo. Victor Hugo nei Miserabili si scagliava proprio contro
questa situazione infernale. Pensate che all'epoca di Victor Hugo c'era la tassa sulle aperture, cioè in ogni casa uno pagava una tassa a secondo quante finestre e quante porte aveva, e di conseguenza le persone indigenti, le persone povere cercavano di ridurre le aperture, quindi addirittura cercavano di avere, invece di avere 3 finestre, cercavano di avere una sola porta per pagare meno tasse, e questo creava che cosa? Lui la chiamava, Victor Hugo la chiamava l'asfissia dell'adolescenza e dell'infanzia, perché i bambini crescevano e vivevano in questi tuguri umidi, chiusi, senza ricambio d'aria, quindi con malattie, con cose terribili. E oggi nella Ballier invece ci sono grandi palazzi, persino Viale Alberati, ma in ogni modo c'è lo stesso l'esclusione, ci sono dei muri invisibili, e questa rappresentazione che fa Lady Lee di questa situazione è una rappresentazione fondamentale, perché innanzitutto è una rappresentazione vera, diretta, un pugno nello stomaco ferocissimo. I bambini non sono i bambini, diciamo, modello Gomorra, i clonati di Gomorra che abbiamo visto su queste situazioni pseudo televisive quali La paranza dei bambini, il film italiano, o L'Immortale, e non sono neanche i bambini tanto cari alla critica di favolacce. No, questi sono i bambini veri, spietati, crudeli, reali, sono gli eredi di Antoine, il piccolo dei 400 colpi di Truffaut. Quindi sono bambini che non fanno sconti, sono bambini veri, e sono quelli che rappresentano il futuro della Francia, nel bene e nel male, ed è questo che è molto importante. Il coraggio con cui Lady Lee riesce ad analizzare questa cosa fa capire questa forte denuncia che ci può essere, che è veramente fondamentale e importante, ed è una cosa da sottolineare e da vedere, perché il film rappresenta in realtà, è come se rappresentasse per 3 volte la Francia. La rappresenta all'inizio, nella fase in cui c'è la vittoria dei campionati, c'è la Francia che trionfa con il calcio, dove c'è quella che è la Francia del mito, cioè la Francia compiuta, tutti uniti, tutti insieme, tutti ragazzi di ogni colore e di ogni etnia, tutti riuniti nel nome della Francia e nei colori della Francia, sia che siano gialli, sia che siano neri, sia che siano bianchi, sia che siano rossi, qualunque cosa sia, tutti insieme sotto l'arco di trionfo a tifare. Poi c'è, e questo è il preambolo del film, poi c'è invece la realtà che è la realtà del compromesso. Questa Francia che sembrava tutta così unita, tutta così insieme, tutta armonica e pacifica, in realtà è una pentola che bolle, in realtà è una continua tensione dove i nostri protagonisti, i poliziotti e i bambini, si scontrano continuamente, sempre sull'orlo del dramma. Non voglio spoilerare, e quindi però ricordiamoci che sono tutti sul filo di rasoio, qualunque, da un momento all'altro può accadere qualcosa. E poi c'è un'altra Francia che non è ingabbiata nel compromesso, un'altra Francia che non è ingabbiata nell'immagine ideale di stiamo tutti insieme. No, c'è la Francia dei bambini, che è la Francia del futuro, ed è la Francia della collera. E questo il film lo denuncia con grande forza e con grande decisione. E questa Francia della collera è quella che fa paura, ma non solo alla Francia, ma fa paura a tutto il mondo, perché queste situazioni sono in ogni parte del mondo e giustamente non possono andare avanti, non possono durare per sempre. L'inclusione deve passare attraverso una solidarietà umana reale, concreta, non soltanto con delle soluzioni amministrative o con dei pezzi di carta, ma deve essere scelta nell'animo e nel cuore delle persone. E questo è il messaggio del film, ed è la cosa più importante. Una osservazione interessante potrebbe essere, una curiosità, che però, ritorniamo sempre nel campo dei bambini, il nome che Victor Hugo sceglie per i più cattivi di tutto il romanzo, i Thénardier, le famose anime gambero, è tratto dal nome di Louis-Jacques Thénardier, un famoso chimico francese, diventato per la sua intelligenza e per i suoi meriti barone e pari di Francia, il quale aveva inventato
l'acqua ossigenata, aveva inventato il boro, aveva inventato il famoso blu cobalto, di quel colore straordinario che faceva impazzire Van Gogh e che lo scriveva al fratello Leo dicendo è un colore meraviglioso che mi fa perdere la testa, io veramente ho la beatitudine ogni volta che uso questo colore. Bene, questo signore così bravo e così intelligente è rimasto famoso anche perché aveva trovato un procedimento per raffinare lo zucchero dalle barbabietole, aveva creato un reagente e nelle fabbriche in cui erano impiegati questi bambini lui si era rifiutato di ridurre l'orario di lavoro dei minori, cioè aveva preteso che i bambini lavorassero come i grandi e per questa ragione si era scontrato con Victor Hugo che invece difendeva questi bambini e di conseguenza Victor Hugo per vendetta, siccome non fu approvata questa legge, ha chiamato i più cattivi delle miserabili Thénardier. L'aneddoto che ogni volta oramai sono costretto a dire alla fine di queste video recensioni riguarda sotto certi aspetti proprio la banlieue. E nel 2005 stavo facendo dei sopralluoghi per un film in Francia e lo scenografo mi aveva indirizzato a Port-Marly, dove noi avevamo il film ambientato nell'Ottocento e a Port-Marly c'è la casa di Alexandre Dumas, il famoso autore del Conte di Montecristo, dei Tre Moschettieri, il quale si era costruito proprio con i proventi del Conte di Montecristo il castello di Montecristo e lo aveva fatto esattamente con il gusto dell'epoca, quindi con mobili d'epoca, arredato in maniera molto suggestiva e molto bella, che era una perfetta ambientazione per un film dell'Ottocento che dovevamo girare. Io sono andato a Port-Marly, ho visto questo castello di Dumas con commozione e con partecipazione, sono uno dei lettori. Accanto Dumas si era fatto anche un castelletto più piccolo che aveva chiamato lo Château d'If, esattamente come la prigione del Conte di Montecristo, ed era il suo studio. Poi da lì, invece di tornare a Parigi, siccome era distante una decina di minuti, un quarto d'ora, sono andato a Chanteloup-les-Vignes, che era appunto l'ambientazione dell'Odio, il famoso film di Mathieu Kassovitz, e che era mitico già allora esattamente come oggi, e sono andato a vedere proprio questa banlieue, questa famosa banlieue. E purtroppo, come nel 2005, mi sono trovato in mezzo ai disordini. C'è una cosa interessante, prima quando sono andato a ritirare la macchina nel castello di Montecristo, mi si è avvicinato un bambino di colore, arabo, che mi ha detto, Monsieur, io ho fatto una cosa molto carina e sto cercando di venderla. E mi ha venduto una specie di pezzettino di legno, con sopra c'era il cat. Il cat sarebbe la grafia araba, quella elaborata, quella suggestiva, quella bella che vediamo nelle moschee, quella con cui sono scritti il nome del profeta, con cui è scritto il nome di Allah, con cui sono scritte le poesie. Quindi è una grafia molto bella che ha un effetto di grande decorazione. Chiaramente il lavoro era questa tavoletta di legno, era carina e questo cat. Non ero molto sicuro che l'avesse fatto questo bambino, però il bambino era simpatico, questo oggetto era grazioso e io gli ho dato qualche euro proprio perché mi faceva piacere aiutare. E lui mi ha detto, Messier, ti porterà fortuna. Questo era il nome di Maometto, la cosa Mahomet, che era scritta con questo cat. Benissimo, io sono andato a Chanteloup-les-Vignes e purtroppo sono capitato in mezzo ai disordini. E ero solo, ero capitato in mezzo ai disordini, straniero, in realtà lì per lì non sapevo come cavarmela, sono scappato in una certa direzione mentre cominciavano ad arrivare i gas lacrimogeni della polizia, mi sono rintanato in una specie di garage e dentro c'erano 4 o 5 ragazzi armati che mi hanno guardato come se fosse una spia. Non mi sono sentito mai così bianco come quel giorno e sinceramente ho avuto paura. Questi hanno parlato con una specie di argot, di dialetto che io non riuscivo a capire, parlavano svelto, parlavano e il mio francese che è abbastanza buono però non era così da poter interpretare quello che dicevano. Sono rimasto muto e loro mi hanno perquisito. Uno aveva il coltello,
e mi guardava con molta decisione, perché potevo essere un infiltrato, potevo essere una spia, potevo essere un giornalista che era contro di loro, cioè potevo essere qualunque cosa e non rispondevo, non mi difendevo bene. E quando mi hanno perquisito, a un certo punto hanno sentito una cosa qui che sembrava, vedete, sembrava quasi un distintivo. Hanno sorriso e hanno tirato fuori. Ed era il famoso nome di Maometto che mi aveva dato il bambino al parcheggio. Loro hanno guardato questo cat, mi hanno guardato me e mi hanno detto va-t'en frère, vattene via fratello. E così sono uscito e me la sono cavata. E quindi ancora lo porto con me come portafortuna. Grazie. Ah, un avviso importante. Il produttore di queste video recensioni, Mario D'Andrea, vorrebbe inserire queste video recensioni in Rotten Tomatoes, ma per farlo ha bisogno di aumentare il numero degli iscritti. Quindi, se vi interessa quello che dico, vi prego per favore di iscrivervi al canale e di cliccare sulla campanella. Grazie.